Nella campagna umbra dell'Alta Valle del Tevere resiste una produzione contadina antichissima, legata alla lavorazione del maiale, un salume povero, dal sapore intenso, per anni dimenticato, il mazzafegato. Se oggi la tradizione continua a vivere, è grazie all'intraprendenza di pochi come Cesare Lucaccioni. Per lungo tempo il mazzafegato è stato considerato un lontano parente della salsiccia. Meno pregiato, era l'ultimo insaccato da preparare. Dopo aver lavorato tutti gli altri, lo si faceva utilizzando le parti finali della macellazione del maiale, la cosiddetta ripulitura di banco, alla quale si aggiungeva cuore e polmone. Nelle famiglie contadine era una necessità, quella di non buttare nulla dell'animale. Oggi quell'esigenza non c'è più, ma la complessa lavorazione è rimasta ancora vincolata alla tradizione. L'ingrediente base del mazzafegato sono le carni rosse, praticamente le carni della guancia, la carne rossa della lavorazione della spalla, l'aggiunta del cuore e della lingua e gli ultimi ritagli della lavorazione del maiale. Poi si aggiunge sale, pepe, aglio, noce moscata, pizzichino, spezie, al mazzafegato dell'Alta Valle del Tevere, all'aggiunta del fiore del finocchio selvatico e una grattatina di buccia di limone. Cesare produce il mazzafegato con i piedi piantati nel territorio. Utilizza solo carni provenienti dall'Umbria e in parte allevato allo Stato Brado. Nella zona sono rimaste poche macellerie a mantenere questa singolare produzione, riunite da circa 7 anni in un presidio slow food. La strada però è in salita. Il nostro lavoro sta quasi finendo. Tante macellerie hanno chiuso perché non hanno il ricambio di generazione dietro. Siamo 4 produttori, piccole macellerie, piccole realtà. Il mazzafegato viene fatto da piccoli artigiani, come me, ecco, massimo. Io lavoro 5 suini, il lavoro nostro è questo, il bello del mazzafegato che ancora non è un prodotto industriale. Commercialmente il mazzafegato è dunque rimasto un prodotto di nicchia. In rete lo si trova con difficoltà ed è venduto per lo più localmente. Come gli altri norcini, anche Cesare difende questa lavorazione, in modo da farne conoscere il valore, la complessità e il significato a consumatori che non ne hanno memoria. E grazie anche alla loro dinamicità, per il salume si prospetta una nuova stagione. Finora noi usavamo la parte fresca, cioè la variante fresca del mazzafegato. Con lo slow food abbiamo fatto una ricerca, abbiamo provato a fare il mazzafegato stagionato. Così riusciamo a fare tutto l'arco dell'anno il mazzafegato. Abbiamo scoperto che quel sapore del fiore del finocchio selvatico, una volta stagionato, lascia sul palato un gusto molto particolare. E se il mazzafegato, fresco o stagionato, resiste negli scaffali della macelleria di Cesare e nelle tavole di molti dei suoi clienti, lo si deve anche grazie all'intervento del Programma di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2014-2020. Grazie al PSR ho fatto un negozio nuovo, un laboratorio di stagionatura dove si stagiona il mazzafegato, il laboratorio dove si prepara il mazzafegato, nuovo, più moderno, un locale dove vendo il mazzafegato, più accogliente per il turista, per il cliente classico. Ecco, il PSR è servito a dare quel tocco in più per dare visibilità al mazzafegato. In ogni caso, la sfida rimane aperta e il mazzafegato, grazie all'abilità di macellai come Cesare, resta ancora l'unico insaccato che trasforma gli avanzi di produzione in un piatto ricercato dagli amatori, l'ultimo salume della tradizione norcina umbra.